Ciao a tutti ragazzi dal vostro Avatar, eccoci di nuovo qui con un nuovo episodio della nostra guida su Sorare ed oggi ragazzi ci occuperemo della seconda parte dell'upgrade di Sorare 27 che abbiamo aspettato tanto ragazzi perché ci vengono date tutte le informazioni di cui avevamo bisogno per avere il quadro completo di quello che sarà Summer 27 in modo da permetterci di creare e strutturare le nostre strategie per andare a giocare nel miglior modo possibile Summer 27 e vincere soprattutto il più possibile. Molto bene amici, quindi a proposito di questo, anche io, come sempre, a breve, quindi il prima possibile, cercherò di sviluppare il mio modo di guadagnare con Soler 27 tramite soprattutto le informazioni ottenute in questa guida e quindi mi raccomando ragazzi non perdetevelo perché si baserà su tutto quello che andrò a fare io nella prossima stagione, il mio modo di giocare, il mio modo di guadagnare ragazzi, mi raccomando non perdetevelo. Molto bene amici, come sempre prima di tutto vi invito a lasciare like e iscrivervi al canale, a voi non costa nulla amici, a me dà un boost importantissimo per crescere e per continuare a portarvi questi contenuti, quindi fatelo mi raccomando. E adesso possiamo finalmente passare alla nostra seconda parte sul gameplay update di Sole 27. Eccoci qua ragazzi. Montepremi, struttura delle competizioni e boost di lancio. Quindi cosa tratterà amici questa seconda parte dell'update? Allora ragazzi, intanto vi voglio dire una cosa per evitare di andare a fare un video infinito come è stato per la prima parte. Mi concentrerò veramente su tutto quello che è fondamentale riguardo Sole 27, quindi se ci saranno piccoli dettagli sorvolabili, cose che comunque non hanno una valenza importante, quelli li vedremo poi nel corso della stagione, quindi non ci saranno problemi. Ad ogni modo, per qualunque dubbio o difficoltà potete sempre contattarmi, scrivermi nei commenti del video o sul mio Telegram, eccetera. Quindi su questo andate tranquilli, però io mi soffermerò veramente su tutto quello che sarà indispensabile proprio per evitare di andare troppo per le lunghe. Ok amici, quindi cosa si parla in questo update? Tutto quello che ci serve per affrontare la nuova stagione e sarà la struttura completa delle competizioni con un paio di new entry, il dettaglio completo dei montepremi, il calendario di lancio delle Early Access soprattutto e anche un grande boost di ricompense per l'inizio di stagione. Molto bene, partiamo. Quindi novità della parte 1, vabbè, quindi quello che è stato già detto nella parte 1 della mia guida a Sole 27, diciamo che le cose importanti sono non era stato dato il quadro completo delle competizioni eccetera perché c'erano alcune partnership in corso di sviluppo eccetera da completare, qualcuna di queste non è andata a buon fine, altre invece sì, ci dicono fondamentalmente questo. E allora che cosa cambia rispetto all'annuncio fatto nella parte 1? Praticamente è un qualcosa relativo alle carte rare che vi dico la verità a me interessano relativamente ma non lo so, forse a voi sì, quindi leggiamoli comunque. Ricompense più ricche nelle arene rare, quindi sono stati rivisti i montepremi, sono stati inseriti premi in denaro, eccetera, eccetera. Bonus di ricompensa per le carte rare in Classic in modalità Pro, anche questo mi interessa poco. Poi vi dirò la mia nel mio video sul mio modo di guadagnare di Sole 27, però vi posso anticipare che il fatto che ci siano questi boost di premi utilizzando le carte rare nelle competizioni pro, che fondamentalmente sono competizioni limited, ha sempre il rovescio della medaglia, cioè è vero che con le carte rare vai a vincere di più, quindi ottieni queste percentuali di boost, eccetera, ma vai comunque a pagarle di più queste carte rare, quindi su per giù siamo sempre lì, poi magari c'è la volta
che vinci di più perché hai usato carte rare, quindi hai fatto le scelte giuste, eccetera. C'è la volta invece che quelle carte rare non ti servono a niente perché magari prendono voti bassi, però tu intanto sei andato a spendere i soldi per comprarle e sicuramente ti sono costate di più della loro versione limited, quindi per quanto mi riguarda, per il mio modo di giocare e di ragionare, io la vedo così. Però questo è un discorso mio, oggi atteniamoci alla guida, quindi andando avanti c'è stato poi una rivisitazione del montepremi della Jupiler, ok, con un aumento dei premi fondamentalmente, e poi obiettivi di punti più bassi invece su due competizioni in particolare, cioè è stato abbassato lo step 5 sui tabelloni pro di Bundesliga e Liga e si è passati da 450 punti a 440 punti, quindi questa sicuramente è un'ottima cosa che hanno fatto. Boost di lancio più grandi, ok, quindi sono state aumentate anche le promo di lancio che tra poco andremo a vedere e andiamo subito. Allora, struttura delle competizioni di Summer 27 per prima cosa. Intanto vedete qui in questo riquadro le due new entry molto interessanti, devo dire che sono Liga Portugal e English Championship, ovvero la Serie B inglese. Molto bene, partiamo col Portogallo, quindi per la prima volta la massima serie portoghese arriva su Sorare grazie a una partnership con Lega e Club. Ok, ci permette di accogliere una prima ondata di club portoghesi. Questo cosa significa? Che ci sono solo queste squadre per il momento della Lega e sono queste qui che vedete, quindi ne mancano molte altre. Sicuramente la Lega Portogallo è una delle fabbriche di talenti calcio europeo e molti dei suoi club sicuramente sono impegnati anche nelle competizioni europee, quindi più partite per noi a disposizione. Quello che dico io è sicuramente che la Lega portoghese giocata in singola, quindi una competizione autonoma, è molto interessante perché, come molti di voi sapete, insomma, ci sono solitamente quelle tre squadre in particolare che dominano il campionato e quindi sono quelle più ricercate per andare a completare le hot streak, per i premi della leaderboard, eccetera. Quindi sicuramente averla in una competizione singola è una cosa molto interessante. Bisognerà poi valutare i prezzi, eccetera, ma quello vale per tutte le competizioni. Invece per quanto riguarda, ovviamente ci auguriamo tutti che il prima possibile riescano a completare, cioè a far arrivare tutte le squadre mancanti della Lega portoghese, perché altrimenti sarebbe un piccolo fallimento, se vogliamo, mettiamola così. Passiamo adesso alla Championship, i giocatori della seconda divisione inglese per la prima volta su Sorare, ragazzi. Qui ci sono... Allora, la cosa fondamentale da dire su questo campionato è che sarà una competizione serratissima, giornata dopo giornata, perché ci sarà molto equilibrio, eccetera. Ci saranno anche i playoff, ma soprattutto, ragazzi, ci sono 46 giornate dedicate, ragazzi, più di qualsiasi altra competizione su Sorare. Quindi significa più partite da giocare, più sfide, più occasioni per vincere, soprattutto, ragazzi, durante tutta la stagione. E chiaramente, parere mio, ma penso sia un dato di fatto, con l'Anytime Entry che parte appunto da questo Summer 27, cioè l'ingresso in ogni momento all'interno delle hot streak, diventa veramente un modo molto molto valido per cercare di guadagnare il più possibile. Quindi da questo punto di vista questa competizione della Championship può essere veramente un'ottima chance per vincere molto di più. Il lato forse meno positivo è che è un campionato che magari conosciamo poco, dove potrebbe esserci molto equilibrio e di conseguenza i punteggi dei giocatori potrebbero non essere altissimi. Quindi il consiglio che do, che vale per tutte le stagioni, amici, è quello di studiare bene, conoscere al meglio il campionato, la competizione su cui vogliamo entrare,
per cercare poi chiaramente di ottenere i migliori risultati. Benissimo. Una precisazione è un nuovo tipo di partnership, quello fatto con l'Associazione Internazionale dei Giocatori, sia per quanto riguarda amici la Premier League che la Championship. Perché ragazzi, questo significa che le carte raffigurano giocatori reali, eccetera, ci danno comunque un'esperienza di gioco completa, quindi esattamente come tutte le altre leghe, stessi punteggi, competizioni e ricompense. Quindi diciamo che dal lato gameplay non cambia nulla e questa è una cosa positiva. Come dicevo, anche per quanto riguarda la Premier League, si continuerà a giocare regolarmente, quindi con le sue competizioni dedicate, le hot streak, le arene e i montepremi. Grazie sempre a questo accordo con l'Associazione Internazionale dei Giocatori che ci dicono, ovviamente hanno costruito un rapporto fantastico con la Premier League, stanno lavorando a un nuovo accordo. Il loro impegno è sempre quello di offrire un prodotto con licenze ufficiali, e infatti di recente hanno anche ottenuto partnership col PSG, con la Bundesliga, eccetera. Però al momento ci dicono che per quanto riguarda Premier League e Championship stanno ancora lavorando per completare appunto questa partnership e speriamo che lo faccia il più possibile, perché chiaramente la Premier League è senza dubbio la competizione più ricca su Sorare dal punto di vista dei premi e sicuramente una delle più amate. Passiamo invece alla Ligue 1, ci dicono che la Ligue 1 su Sorare 27 sarà completissima, se l'anno scorso mancava un club, quest'anno ci saranno tutte le 18 squadre, quindi ottimo. Per quanto riguarda la League Day invece si potrà giocare solo con 3 club in season, ragazzi, che sono Saint-Étienne, Grenoble e Nantes. Ehm, Tra poco vedremo come la League Day sarà inserita, ragazzi, all'interno della competizione Contender, quindi queste 3 squadre si potranno chiaramente utilizzare proprio sulla Contender, ma tra poco la vedremo. Abbiamo poi il nuovo formato della J-League, ok, come ci avevano già raccontato, la J-League avrà questo nuovo calendario per diciamo assecondare quello che è il calendario dei principali campionati europei, e ci sarà anche quindi su Storia 27 ufficialmente la J-League. Per quanto riguarda invece, ecco, la nota negativa, amici, aggiornamento sui club turchi e danesi. I campionati turco e danese non saranno concessi in licenza al lancio di Sole 27. Non sono riusciti quindi a definire una condizione per la nuova stagione compatibile con il gameplay, però ci dicono che le conversazioni proseguono, quindi con l'obiettivo di accoglierli di nuovo in futuro. Adesso in futuro bisogna capire cosa intendono, se durante il corso della stagione o proprio in quella successiva. Staremo a vedere, ragazzi, altro non ci dicono. E allora, panoramica delle competizioni, eccole qua. Andiamole a vedere tutte, ragazzi. Quindi le competizioni dedicate in modalità pro, sia per limited che rare e in arena, saranno Premier League, Ligue 1, Liga, Bundes, Liga Portugal, Eredivisie, Jupiler, Scottish, J-League e Championship, ovvero seconda divisione inglese. A queste, amici, che vedete qui nel riquadro, si aggiunge anche la Contender. Come vi dicevo, la Contender sarà l'unica competizione con più campionati al suo interno, e nello specifico saranno Austrian Bundesliga, Croazia, Bundesliga 2 e League D per quanto riguarda i 3 club che abbiamo visto prima. Ok, eccola qui la Contender nel riquadro. E c'è una cosa particolare per quanto riguarda la Contender, che è l'unica competizione appunto che ha al suo interno più leghe. Il suo step clock, ragazzi, segue una regola su misura, e cioè viene impostato sulla fine dell'ultima giornata tra tutte queste leghe. Ad esempio, se Austria, Croazia, Bundesliga 2 terminano tutte domenica 7, la loro giornata, e invece la League D termina lunedì 15,
Se si avvia una tappa di contender venerdì 5, il tuo step clock corre fino a lunedì 15, amici, cioè subito dopo l'ultima partita dell'ultimo campionato giocante della competizione, in questo caso la League Day. Ok? Spero che sia chiaro. Lo step clock quindi segue sempre la fine giornata più tardiva tra queste quattro leghe, quindi chi termina per ultima. Bene, e solo ovviamente per queste quattro leghe vale la regola dello step clock. E passiamo a MLS K-League dove c'è poco da dire. Sono ovviamente disponibili anche loro, però sotto il gameplay di Sora 26, essendo che sono già partite da un pezzo. Però con la revisione della navigazione, amici, le loro competizioni Hot Streak e Arena saranno entrambe accessibili dalla modalità Arena, ok? Quindi anche per quanto riguarda la Hot Streak di MLS K-League si troverà nella modalità Arena. Passiamo ora ai montepremi, i prize pool. Eccoci qua. Allora, intanto c'è da dire che si possono iscrivere fino a 4 formazioni in tutte le arene, sia in season che classic. Allora, ribadiamo il termine arena, ragazzi, il significato. Per arena da Soler 27 si intendono le competizioni, sia in season che classic, delle leaderboard, ok? Quindi le classifiche più naturalmente anche le vecchie arene, cioè quelle delle stanze da 10 manager, per capirci. Ok, una novità da segnalare, sono state aggiunte ricompense XP alle classifiche arene in season. Questa è una novità spettacolare, amici, che onestamente non mi aspettavo, perché avevano detto che non ci sarebbero stati XP come premi in queste competizioni. Invece a sorpresa le hanno aggiunte, e non solo nelle arene, ragazzi, ma anche nelle hot streak, perché l'XP nelle hot streak sarà disponibile anche come opzione di ricompensa a scelta al posto delle essenze sulla prima tappa. Quindi per quanto riguarda il primo step delle hot streak, amici, avremo la possibilità di scegliere tra un premio in essenze o un premio in XP. Anche questo è un vantaggio non da poco, quindi ci danno la possibilità di scegliere quello che preferiamo, e sono sicuro che molti manager, ragazzi, opteranno per il premio in XP. Molto bene, amici, nota bene, i montepremi di Liga Portogallo potrebbero ancora essere modificati, perché come sappiamo saranno aggiunti probabilmente altri club e quindi ovviamente saranno modificati. Benissimo, per quanto riguarda la lista completa dei montepremi, amici, è inutile andarle a vedere tutte una per una perché sono tante. Qui ci vengono mostrati alcuni esempi delle competizioni principali, in questo caso la modalità hot streak della Premier League con il suo montepremi, eccoli qua i 6 step, più naturalmente l'ultimo step conclusivo, quello diciamo opzionale, se per fare 550 punti e ottenere i super premi in denaro che vedete qui. Invece poi sulla destra ci sono i boost se si utilizzano le carte rare, ma questo l'avevamo già tutto spiegato nella parte 1 della guida, quindi inutile soffermarci. Andando avanti c'è il price pool della Bundesliga, insomma leggermente più basso rispetto alla Premier, ma la struttura è quella. E stessa cosa direi anche per Ligan. Invece passiamo adesso all'Arena Mod. L'Arena, ribadisco ancora una volta, parliamo delle leaderboard, quindi delle classifiche, ok? Nell'Arena Mod, ragazzi, sono stati inseriti, quindi come abbiamo appena detto, anche i premi in XP, eccoli qua in basso, li vedete, e poi ci saranno i premi in essenze e anche i premi in denaro per le posizioni più alte. Devo dire che non mi dispiacciono questi prize pool delle arene, delle competizioni leaderboard, e ovviamente nemmeno quelle delle hot streak. Quindi questa era per quanto riguarda l'arena della Premier League. Poi abbiamo la Bundes, ma siamo sempre lì come struttura. E per quanto riguarda invece adesso il boost di ricompense al lancio, passiamo a questo. Quindi si parte con il botto. Allora,
In cosa consisterà questo boost? Ci sarà sia per quanto riguarda le hot streak sia per quanto riguarda la modalità arena, ok? Partiamo dalle hot streak, allora ci sarà un boost del per 2 e del per 3, quindi per ogni competizione disponibile in modalità pro. Le ricompense sono boostate per le prime 4 giornate, ok? Ad eccezione di contender, che vedremo tra poco. Quindi su ogni tabellone le prime 4 tappe, ovvero i primi 4 step, amici, sono boostati con un per 2. Invece gli ultimi 2 step, quindi gli step più alti, quinto e sesto per capirci, avranno un boost del per 3, quindi premi esorbitanti ragazzi ai livelli più alti della hot streak. Molto bene, e qui infatti vedete, non ve le vado proprio a leggere, ma vedete qua che ci sono cifre addirittura anche con 4 zeri, quindi tantissima roba. Penso che veramente Sorare da questo punto di vista offre dei premi che forse nessuna piattaforma è in grado di offrire, quindi su questo ragazzi è vero che è molto difficile ottenerli, tutto quello che vogliamo, però ci sono lì sul piatto e sta a noi avere la bravura di riuscire a vincerli. Ok ragazzi, ricordiamo che l'ingresso in qualsiasi momento, quindi l'anytime entry, ci possiamo muovere velocemente, superare più tappe in una sola giornata. E qui parla di tappe ragazzi, ma noi che siamo abituati a chiamarli step, chiamiamoli step. Ok, quindi abbiamo la possibilità di aspettare le formazioni ufficiali, quindi evitare i DNP, i maledetti DNP, vaffa ai DNP, come ho detto io in uno dei miei short, e aumentiamo quindi le possibilità di superare ogni step. Passiamo allora adesso a Contender. Per quanto riguarda Contender, il boost inizia invece, a differenza delle altre, inizia nel weekend del 31 luglio 4 agosto, cioè quando parte la prima lega di Contender, e prosegue per i 3 weekend successivi fino al weekend del 21-25 agosto incluso. In questi weekend ci sono sempre partite di Contender, ok? Tieni solo presente che non tutte le leghe di Contender giocano in ognuna di esse. In pratica, in questa fascia di tempo ci sarà sempre almeno una lega, uno dei campionati di Contender, anche se non saranno tutti contemporaneamente, però ci permettono comunque di giocare la Contender. Questi sono gli hot streak ragazzi boostati per le principali competizioni, quindi gli esempi della Premier League in questo caso, quindi stessa cosa Bundesliga e Liga 1, e questi sono i premi. Benissimo. Invece per quanto riguarda le arene, quindi le competizioni leaderboard, come vi avevo anticipato, anche qui ci sarà un boost del per 2 ragazzi. Per la prima volta boostiamo anche le classifiche in season su tutte le rarità. Ci sarà quindi un per 2 per le prime 2 game week di ogni competizione, ok? Quindi non per le prime 4 giornate, ma per le prime 2 game week. Quindi qui parla ad esempio 5.000 eccetera per l'arena della Premier League, però ragazzi basta semplicemente fare un per 2 di boost di questi dei premi previsti di questi campionati per quanto riguarda le prime 2 game week. Ok, dato che Contender combina più leghe come abbiamo detto, il suo boost per 2 inizia alla prima game week in cui ogni lega del gruppo ha una giornata. Quindi in questo caso la game week sarà quella di partenza, sarà quella del 7-11 agosto. Ok, queste invece sono le arene boostate ragazzi per quanto riguarda le leaderboard, quindi prime 2 game week e semplicemente ragazzi un per 2 dei premi. Molto bene, questa è la Premier, questa è la Bundes, stessa identica situazione. E passiamo adesso ai lanci di carte delle Early Access. Oh, finalmente ci confermano che le Early Access tornano anche su Server 27, chiaramente. Le carte di ogni competizione saranno disponibili prima dell'inizio della sua stagione e usciranno in modo graduale, come sempre.
E qui abbiamo tutto il calendario completo delle Early Access. Partiamo con la Scottish tra pochissimi giorni, ragazzi, il 21 luglio, e poi il 22 Croazia e Austria, il 23 Liga Portugal, il 27 Eredivisie, il 28 ci sarà il lancio della Jupiler, il 29 di Bundesliga 2, League Day e J1, il 30 luglio invece la Championship e poi passiamo alle top leghe europee. Dal 3 agosto avremo il lancio della Liga, 6 agosto della Premier League, il 10 della Ligue 1 e il 13 agosto della Bundesliga. Perfetto amici, poi ci ricordano per l'ennesima volta la conversione delle essenze, quindi la tua essenza Solar 26 sarà convertita in essenza Solar 27 secondo una formula decrescente che abbiamo visto tutti. Comunque per chi non l'avesse ancora fatto, in questo link qui si può fare la simulazione chiaramente. Due cose da notare: l'essenza di MLS e K-League, come sappiamo già, non sarà convertita perché queste sono leghe che sono già iniziate e sono a metà stagione. E lo stesso vale per la nostra essenza Global Cup. Quindi tutta l'essenza che abbiamo ottenuto in Global Cup sarà convertita in essenza All Star Solar 27 al 100%, amici. Quindi per esempio se abbiamo ottenuto 5000 essenze tramite la Global Cup, diventeranno automaticamente 5000 essenze All Star di Solar 27. Perfetto amici. Per quanto riguarda l'essenza Challenger, la competizione Challenger, come abbiamo visto, non farà parte della struttura di Solar 27, quindi la tua essenza targata Challenger verrà convertita, per chi avesse essenze Challenger, verrà convertita in essenza neutrale di Solar 27, secondo chiaramente lo schema decrescente che abbiamo già visto. Molto bene amici, a questo punto direi che ci possiamo vedere in campo. E allora, ecco il quadro completo, ecco le nuove leghe, i nuovi pool di giocatori, la struttura delle competizioni, montepremi e il boost di lancio. Quindi non ci manca proprio niente amici per partire alla grande, preparare la nostra strategia di guadagno. Quindi in merito a questo vi ripeto e vi ribadisco che a breve lancerò un video con il mio modo di guadagnare per quanto riguarda Solar 27. E allora ragazzi, con questa guida abbiamo detto tutto, finalmente abbiamo tutto per poter giocare alla grande Solar 27. Io come sempre vi ringrazio, vi invito a lasciare like, iscrivervi al canale, noi ci vediamo nel nostro prossimo episodio e ricordate, evviva Soler, evviva il divertimento, ma evviva anche i nostri soldi. Ciao a tutti, bye Avatar!